Oggi facciamo questa bellissima torta angelica, che è una torta molto scenografica, no? Sembra quasi una ghirlanda e è perfetta anche per i giorni delle feste. Allora, questo video è in collaborazione con Pane Angeli. Per la preparazione della torta angelica utilizzerò i loro prodotti. Per fare la torta angelica ci serviranno 550 g di farina, metà 00, metà Manitoba, una bustina di lievito di birra Mastrofornaio Pane Angeli, 150 g di zucchero, una bustina di vanillina, un uovo, 90 g di olio di semi di girasole e 200 ml di latte. Per la farcitura ci servono 30 g di burro fuso, 30 g di zucchero, 125 g di gocce di cioccolato, 80 g di noci e zucchero a velo per decorare alla fine. La prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere il lievito di birra Mastrofornaio alla nostra farina, 550 g di farina. Lo aggiungiamo e mescoliamo bene. Poi prendiamo una ciotola, 250 ml di latte tiepido. Poi aggiungiamo lo zucchero, 150 g. Poi aggiungiamo un uovo, una bustina di vanillina, l'olio di semi di girasole, questi sono 90 g, ed iniziamo ad impastare o con la forchetta o con le mani o se volete con la planetaria. Allora, iniziamo ad aggiungere la farina un po' alla volta. Allora, quando l'impasto diventa bello consistente, continuiamo a lavorarlo con le mani. Allora, adesso continuiamo ad impastare sul piano. E continuo ad impastare. Allora, guarda, vi faccio vedere una cosa che vi può aiutare quando impastate. Prendete l'impasto e lavoratelo un po' con questa parte delle mani. Fate così e lo girate su se stesso. È un modo per dare forza un po' all'impasto. Ok, l'impasto è pronto. Vedete com'è bello elastico? Adesso prendiamo una ciotola, lo mettiamo all'interno, facciamo un'incisione a croce, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare al caldo fino al raddoppio del volume. Serviranno circa 2 ore. Io di solito cosa faccio? La metto nel forno con la lucina accesa e l'impasto in questo ambiente un pochettino controllato lievita abbastanza velocemente. Adesso questa bellissima pagnotta lievitata la dobbiamo stendere. Quindi prendiamo un foglio di carta forno, un bel pezzo di carta forno, questo è circa 50 cm, mezzo metro. E lo stendiamo direttamente qui sopra, quindi infariniamo per bene e rovesciamo l'impasto direttamente sopra e allarghiamo un pochettino prima con le mani e poi utilizziamo un matterello per formare più o meno un rettangolo. Ok, l'abbiamo stesa, abbiamo formato un rettangolo più o meno di mezzo centimetro di spessore. A questo punto passiamo alla farcitura, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imburrare tutta la superficie utilizzando il burro sciolto, questi sono 30 g di burro sciolto, quindi con un pennellino spennelliamo tutto sopra il burro. Ora una bella spolverata di zucchero bianco, di zucchero normale,
Poi mettiamo le gocce di cioccolato Paniangeli, 125 grammi, quindi tutta la confezione. Le distribuiamo tutte quante sopra. E poi mettiamo anche 80 grammi di noci tritate e mettiamo tutte sopra così. E ora schiacciamo leggermente le gocce di cioccolato e le noci nell'impasto, così quando andiamo ad arrotolare non si muovono. Siamo pronti ad arrotolare, quindi aiutandoci con la carta forno iniziamo a girare la nostra sfoglia. Sempre pressando leggermente. Ok, abbiamo fatto questo bel rotolo. Giriamo il foglio e con un coltello tagliamo a metà. Ok, e ora con queste due metà formiamo una treccia, quindi intrecciamo. Quindi giriamo leggermente l'impasto e glielo passiamo sopra. Allora, queste goccette di cioccolato che escono, non vi preoccupate perché dopo le rimettete dentro. Prendiamo uno stampo unto e infarinato, questo è del diametro di 24 cm, e mettiamo all'interno la nostra treccia. Quindi partendo dal centro mettiamo tutto il nostro impasto all'interno. Queste gocce di cioccolato che sono cascate nel trasferimento le rimettiamo qui. Ok, adesso questa, prima di metterla in forno, la dobbiamo ancora fare lievitare, almeno una mezz'oretta. È passata mezz'ora, la nostra torta angelica ha fatto la seconda lievitazione, inforniamo e facciamo cuocere la nostra torta angelica a 170 gradi per 35 minuti circa. Guardate che bella! Ok, adesso la togliamo dallo stampo. Io vi consiglio di appoggiare un piatto, un vassoio sopra, rovesciare, ok, poi appoggiate un altro piattino sopra e girate. Diamo un ultimo tocco, una spolverata di zucchero al velo. Come avete visto è semplice da preparare. Mettere all'interno i pieni che più preferite. Possono mettere i canditi, l'uvetta, uvetta e canditi, uvetta, gocce di cioccolato e canditi, cioè potete fare pure una roba bella ricca. Insomma, vi potete sbizzarrire come più preferite. Se volete farla senza lattosio, utilizzate per l'impasto o un latte senza lattosio o l'acqua e sostituite il burro o con un burro senza lattosio oppure con la margarina. Una volta che l'avete fatta, se la volete mantenere soffice, quando è ancora un pochettino tiepidina, la mettete in un sacchetto per alimenti. La chiudete e praticamente nel raffreddamento l'umidità che si crea la renderà ancora più soffice. Fondamentalmente una torta croccantina fuori, perché quello zucchero che abbiamo messo quando abbiamo intrecciato è venuto anche in superficie, quindi ha formato sopra una crosticina croccante che diventa ancora più croccante grazie alle gocce di cioccolato e ai pezzetti di noci. Sentite che fuori c'è sta crosticina? È veramente buonissima perché il cioccolato, le noci che scrocchiano, l'impasto soffice, l'esterno un po' croccantino, insomma. Marco dice sempre non è che la devi vendere, lo so, però è buona.
Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e ringraziamo Pane Angeli, insomma, per questa bellissima collaborazione. E ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta, ok? Ciao!